Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora, benvenuti in questo nuovo video di buone notizie dal fronte della resistenza. Era un po' che non facevo un aggiornamento di queste notizie ed eccoci qua, vengo subito al punto della situazione. Vi do tre notizie proprio fresche. L'ultima è veramente eccezionale, importantissima, almeno per me, ma credo per tutti, perché poi avrà un effetto domino se non viene segata sul nascere, perché oggigiorno è così, si dà una notizia e poi ci si rende conto che si è fatto una cosa troppo buona per il sistema, quindi viene tagliata di netto. Speriamo che non sia il caso di questa notizia, che vi darò come ultima di questo video, per questo state qui collegati, non cambiate canale. Allora, la prima notizia è che in Svizzera sono state abolite le mascherine all'interno, cioè all'interno di tutte le ditte, qualsiasi ditta si tratti, quindi è a scelta della ditta, e di tutte le scuole fino alla seconda classe superiore, quindi si intende fino ai 12 anni, credo, può darsi che mi sbaglio, però credo di no. E questa è una notizia molto importante, visto che già in Francia sono state abolite le mascherine all'esterno, di riflesso circa 2 settimane dopo Spagna e Italia hanno preso la stessa linea, diciamo. Speriamo che la linea svizzera sia anche quella della Francia e poi di conseguenza degli altri paesi europei, tra cui magari l'Italia, per almeno vedere i nostri bimbi in settembre senza una mascherina, è la mia speranza. Un'altra piccola notizia è che è stato ancora tentato un esperimento sociale di aprire 2 discoteche, visto che in Francia ancora le discoteche non sono aperte, ma è stato detto che sarà la data a giorni, pochi giorni apriranno appunto anche le discoteche, circa metà luglio credo, e in via sperimentale sono state chieste a 2 discoteche di Parigi di fare dei test sulla gente che entra, che esce, 2 serate. Queste 2 serate non si sono fatte perché non si è trovato il numero delle persone disposte a farsi testare ripetutamente, sia prima che dopo. Questo era già successo tempo fa per un concerto, si è ripetuta la stessa situazione per quello che riguarda le discoteche, quindi un altro fallimento totale di questo sistema psicotico che anche la Francia mette in atto seguendo questa agenda mondialista di cui lasciamo perdere le origini. La terza notizia, ed è quella veramente spettacolare, riguarda il fatto che ad oggi, 5 luglio, alle 2 del pomeriggio, è uscita un'ANSA che è stata ripresa in Francia da parecchi giornali, parecchie testate online, che ha dichiarato che la Spagna ha dichiarato la Francia come non zona a rischio, quindi la frontiera franco-spagnola può essere attraversata da turisti francesi nella direzione spagnola senza avere nessun tipo di restrizioni, quindi non c'è il pass giallo, verde, rosso o blu, non c'è l'obbligatorietà di nessun tipo di test, insomma si ritorna alla normalità, si può attraversare questa frontiera in tutte e due le direzioni senza nessuna restrizione e questo sarebbe veramente spettacolare perché questo fantomatico pass europeo è stato messo in piedi ufficialmente il 1° luglio, arriverà nel territorio il 15 e proprio nel mezzo tra queste due bellissime date per i globalisti se ne dichiara il fallimento totale e quindi è una cosa che probabilmente non verrà neanche mai presa in considerazione nella realtà. Come ho già detto in alcuni video, la realtà a volte supera la fantasia e anche la fantascienza. E dopo questa super notizia mi auguro che l'Italia faccia lo stesso, almeno per tutelare il turismo, per tutelare l'economia, che sembra l'ultima cosa a interessare alla comunità europea, che mette davanti gli interessi di Big Pharma agli interessi turistici, economici dell'economia reale, e questo il risultato è che alcuni stati, tra cui la Spagna, sembrano salvarci tutti, dichiarando praticamente l'impraticabilità di percorrere questa frontiera solo per quelli eletti che decidono di farsi una terapia genica o di farsi infilare un cotton fioc per 12 centimetri nel naso.
Spero che questa notizia vi sia interessata, spero di darvene altre così nei prossimi giorni. Rimanete connessi con me, con il mio canale, seguitemi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e se non lo volete fare, pazienza, guardatevi almeno i miei video se vi interessano, lasciate un commento. Ciao a tutti e buona vita!